Vuoi modificare l'antenna di Starlink? Non c'è bisogno di tagliarla, in questo video ti spieghiamo come smontarla passo passo. Ciao a tutti e benvenuti sul canale. Oggi parliamo di un argomento differente, ovvero di Starlink. Cos'è Starlink? Beh, immagino che tutti già lo sappiate, però vi faccio una piccola presentazione. Starlink è una connessione satellitare differente. L'azienda Starlink è stata fondata da Elon Musk, è il patron di Tesla, uno dei creatori di PayPal, eccetera eccetera. Vabbè, insomma, penso che sia abbastanza conosciuto il personaggio. Cos'ha di rivoluzionario questa connessione rispetto alle classiche connessioni satellitari? È che invece che connettersi a un unico satellite o comunque pochi satelliti in orbita alta, Elon Musk ha pensato di lanciare in orbita bassa migliaia di piccoli satelliti che comunicano fra loro. Quindi noi con la nostra antenna andiamo a mandare e ricevere un segnale, insomma a connetterci con uno di questi piccoli satelliti che a sua volta rilancerà i dati verso un altro satellite per infine terminare su una ground station. Di queste ground station ce ne sono diverse in tutto il mondo e ciò permette una copertura capillare in quasi tutto il mondo. Potrebbe essere in tutto il mondo, vabbè, ci sono alcuni problemi di normative con alcuni stati, ma diciamo che è una connessione abbastanza diffusa. Fino ad ora abbiamo utilizzato una connessione 4G per le nostre vacanze, per lavoricchiare online. Avendo in previsione di viaggiare un po' di più e magari anche fuori dall'Italia, avevamo la necessità di utilizzare una connessione veloce, stabile e soprattutto presente anche magari nelle zone montuose, quelle che insomma ci piace visitare, dove a volte la copertura telefonica non è al massimo. Come ben sapete, tutte e due lavoriamo online, quindi spesso siamo in videoconferenza e anche solo per caricare i video ci serve una buona banda in upload, cosa che ovviamente Starlink ha. Questo è ciò che viene fornito nel pacchetto, ovvero un'antenna con il suo piedistallo, un'antenna motorizzata in questo caso, un router wifi, un cavo che adesso è dentro qua. Come vedete può essere un fantastico kit per un utilizzo casalingo, infatti si può o appoggiare su questo treppiede oppure installare un adattatore su una parete e quindi posizionare fissa l'antenna. Volendo è possibile portare il tutto sul camper e all'occorrenza installare l'antenna sul suo treppiede nella posizione desiderata, connettere col cavo al router e utilizzare internet. È un po' scomodo, vorremmo una soluzione che ci permetta di essere sempre online, non di utilizzarla in mobilità, non ci interessa, e in quel caso occorre fare un piano superiore che costa molto di più e soprattutto non è compatibile con questa antenna, ma bisogna acquistare un'antenna più grande che permetta durante il movimento di rimanere sempre agganciata ai satelliti. Poco importa, anche perché generalmente quando lavoriamo siamo fermi, non è che stiamo guidando. Abbiamo alcune problematiche da affrontare, ovvero l'antenna è motorizzata e quindi, così come è fatta, dovrebbe essere installata su un treppiede o un supporto a parete. Ai tempi, quando Starlink è nato, i satelliti in cielo non erano tantissimi e quindi l'antenna aveva bisogno di fare un movimento e quindi ricercare la posizione migliore. Con il passare del tempo, in questi 2 anni, sono stati lanciati in orbita migliaia di satelliti e quindi non c'è più la necessità di questo movimento e l'antenna può anche essere installata piatta. Il problema principale è che sì, possiamo installarla piatta, ma rimane sempre questo palo che si muove e ovviamente, come potete immaginare, se noi andiamo a installarla piatta dobbiamo fare una cosa di questa altezza per permettere al palo di muoversi. Seconda problematica, l'antenna non è piccola,
trovare uno spazio sul tetto del nostro van non è semplicissimo. Non abbiamo un motorhome, abbiamo un T4 e quindi lo spazio che abbiamo sul tetto l'abbiamo dedicato al fotovoltaico, cosa per noi super importante, e anche un piccolo block che ci permette di avere un pochino di aerazione interna. Cercando un pochino online abbiamo trovato un sacco di soluzioni, c'è chi taglia l'antenna, chi sega il palo, chi smonta il tutto. Se cercate o se magari siete appassionati dell'argomento, sicuramente avrete visto un sacco di video dove vi spiegano come fare il tutto. Una terza problematica è quella che Starlink funziona con la corrente di casa, quindi con la corrente alternata 230 volt. Per l'amor di Dio, può essere installato così com'è anche su un camper, perché quasi tutti insomma hanno un inverter e da quel punto di vista potrebbe essere un non problema. Il problema è che così facendo l'inverter deve sempre restare acceso, quindi ha un consumo a vuoto di suo. Tutto questo sistema ha un consumo non indifferente, vicino ai quasi 100 Wh, che su un camper anche solo per un utilizzo diurno di mettiamo 12 ore equivale a 1 kWh,2, che non è poco, insomma. Per riuscire a generarlo con i pannelli fotovoltaici che già servono per generare l'energia che utilizziamo con tutte le altre cose, quindi la piastra a induzione, il boiler, eccetera eccetera, non è una passeggiata. Visto che noi abbiamo già un router dal consumo bassissimo, vorremmo prima di tutto eliminare questo, che oltre che consumare è ingombrantissimo, e il nostro T4 è piccolino. Quindi questo qua vorremmo buttarlo o comunque eliminarlo. Il problema è che l'antenna viene alimentata da un alimentatore che sta qui dentro. Per fare questo abbiamo acquistato un alimentatore a parte, poi magari in descrizione vi metto un link e più in là ve lo farò vedere, che permette di rimuovere questo router e utilizzare il nostro router già installato all'interno di Vaniglia come base, insomma, per il routing e per la parte di wifi. Quindi primo problema parzialmente risolto, parzialmente perché il cavo di Starlink va modificato. Anche qui poi vi spiegherò come fare, faremo un piccolo tutorial con anche magari qualche schema, un articolo sul sito, così per chi vuole cimentarsi in questa modifica potrebbe risultare un pochino più semplice. Riguardo all'antenna, al palo, questione motore eccetera, non abbiamo ancora sotto mano Vaniglia, quindi non sappiamo bene le dimensioni che abbiamo libere sul tetto. Abbiamo fatto alcune verifiche insieme a Overcar, forse riusciamo a installarla piatta, ma siamo proprio un po' tirati con le misure. In ogni caso dobbiamo eliminare il palo, non abbiamo molte altre alternative. Come dicevo prima, ci sono differenti soluzioni. Una di queste è tagliare questa parte di antenna qua. Così facendo si riesce a staccare il motore e l'asta, insomma. Si leva questo, il cavo del motore va isolato e il cavo, diciamo, Ethernet, quello che porta la connettività e l'alimentazione, va modificato. Sicuramente è una soluzione valida ed è quella che volevamo percorrere come prima. Infatti abbiamo già fatto stampare tutti i supporti in 3D per fare in modo poi di incollare l'antenna piatta e incollarla al van. Non siamo sicuri però che, essendo i supporti un pochettino larghi, che il tutto ci stia su Vaniglia, e quindi per sicurezza abbiamo mandato in stampa un altro supporto un pochino più basso e stretto che si può installare non tagliando l'antenna ma smontandola completamente. Ovviamente tutte queste modifiche invalidano la garanzia dell'antenna, ma pensiamo che tagliando ovviamente la situazione non si può più ripristinare. Se riesco a smontarla pian pianino senza rovinarla, in caso di problemi in futuro sarà possibile rimontare il tutto ed eventualmente mandarlo in riparazione. Dobbiamo con degli strumenti appositi aprire l'antenna qua lungo tutto il perimetro e sperare di non distruggere tutto. Non l'ho mai fatto, ho trovato qualcuno online che ci ha provato con dei cacciaviti. Diciamo che negli anni mi sono sempre divertito a smontare di tutto e di più, qualche strumento in casa ce l'abbiamo, sono abituato a smontare i portatili che sono abbastanza simili, quindi speriamo di farcela. Prima di effettuare qualsiasi operazione però il consiglio è quello di almeno provare che funzioni. Quindi adesso ci piazziamo qua, colleghiamo i cavi, colleghiamo la corrente
e proviamo a vedere se l'antenna punta verso il cielo e prende. Due cose che non ho detto prima: questa antenna è la versione 2, la prima ormai non è più in vendita. Ora c'è una versione nuova 3 che non ha questo problema del motore, insomma, e quindi viene già piatta ed è anche più semplice da installare. Non abbiamo acquistato quella perché è più grande e quindi ulteriori problemi ad installarla, e consuma di più, ed in questo caso è un fattore altamente negativo per il nostro utilizzo. Abbiamo preferito quindi stare su questo modello un pochino più parsimonioso dal punto di vista energetico e provare a smontarlo. Forse non l'ho specificato, ma l'alimentatore che abbiamo preso per poter alimentare il tutto funziona sia a 12 che a 24 volt e va a convertire la corrente ad un voltaggio perfetto per alimentare questa antenna. Quindi dal nostro van, direttamente tramite la batteria servizi, potremo alimentare senza particolari problemi e perdite dovuti a conversioni in corrente alternata tramite inverter. Le istruzioni di Starlink sono piuttosto semplici, sono qua. Dice di mettere l'antenna sul treppiede, dargli la possibilità di cambiare di inclinazione, collegare il cavo sotto l'antenna, collegare il cavo al router e dal router andare all'alimentazione. Installare l'app Starlink sul cellulare inquadrando questo QR code e semplicemente connettersi al router e verificare il tutto. Invece che mettere l'antenna sul treppiede, visto che voglio provare a vedere se funziona perfettamente piatta, l'ho appoggiata su queste sedie e ho lasciato sotto la possibilità al palo di ruotare, insomma. Quindi adesso vado a connettere il tutto, lo colleghiamo alla corrente e vediamo se si accende e se avrà visibilità in cielo. Ho installato l'app di Starlink sul cellulare, mi ha trovato il router, l'antenna, sto facendo la procedura guidata. Ora vado a configurare il router e vediamo. Ho configurato la rete wifi di Starlink, è piuttosto semplice, basta mettere il nome e la password. Ora si sta riavviando il router e quello dovrebbe essere a posto. Mi sembra che l'app dice che c'è qualche ostacolo in cielo, effettivamente siamo solo in una piccola porzioncina aperta e abbiamo i pannelli solari sopra in caso provo a alzare manualmente l'antenna. Vediamo, intanto aspettiamo che si riavvii il router e il telefono si connetta correttamente. Bene, come si può vedere l'antenna ora si è messa con il palo dritto, quindi ha cercato di posizionarsi proprio in questa posizione. I motori funzionano, tutto funziona, ci dice che il servizio è sospeso perché ovviamente noi l'abbiamo acquistata 2 mesi fa e abbiamo subito sospeso l'abbonamento per non pagare inutilmente 2 mesi. Una cosa che non ho detto prima, che è molto interessante di questo piano che abbiamo attivato, che è quello mobile regionale, che permette di utilizzarlo mensilmente. Quindi se noi viaggiamo, mettiamo 2 mesi, possiamo attivarlo per 2 mesi e poi stopparlo. Cosa facciamo adesso? Visto che l'antenna si accende, i motori si muovono, andiamo in studio e iniziamo lo smontaggio. Ecco la nostra antenna di Starlink. Come si può vedere, quando l'abbiamo spenta abbiamo staccato la corrente in modo che il palo rimanesse verticale, così da permetterci di lavorare bene in tutte le direzioni senza rompere le scatole. Ci siamo armati del nostro fantastico kit di iFixit, quello che avete visto forse in qualche altro video, magari lascio il link in descrizione. È un kit composto da diversi strumenti molto utili per eventuali smontaggi. Lo utilizzo quando smonto i portatili, per esempio, a volte i telefoni. Questo è il kit, come vedete c'è un po' di tutto, dalle ventose, classici plettri se così si possono chiamare per fare forza,
c'è un cacciavite con le punte Torx, piatto a croce, insomma c'è un po' di tutto e un po' di arnesi sempre per fare leva in plastica, così da non rovinare le cose che normalmente si smontano. Per quanto riguarda l'antenna di Starlink, cosa faremo? Andremo a provare a separare i due strati, che sono questo bianco e questo grigio. Non sono incollati, ma sono fissati a caldo. Stavo guardando che ci sono alcuni punti in cui il tutto non è ben fissato, quindi potrei partire da lì. È una cosa che non ho mai fatto, speriamo che vada tutto bene, ci proviamo. Bene, provo a vedere giusto con questo plastico se per caso succede qualcosa. È un lavoro certosino, bisogna avere molta pazienza e proveremo a farlo nel migliore dei modi. È faticoso, però ne abbiamo già fatto quasi metà. Bisogna fare delicatamente, pian pianino, adesso io sto usando questo aggeggio di plastica perché è un po' più delicato, si fa più fatica, ma al massimo si rompe lui, ne ho uno stock. Come vedete già un po' qua si muove, quindi pian pianino, con pazienza, basta insistere. Vedete che pian pianino qua proprio si apre già la carcassa. Sui due lati corti è già completamente staccato e ci rimangono i due lati lunghi. Dobbiamo insistere un pochino e fare leggermente leva per fare in modo che si scolli del tutto. Vedete che qua a mano già un pochino si sta staccando la parte. Secondo me bisogna avere solo un po' di pazienza. Non l'ho detto prima, ma non c'è un manuale su come smontare l'antenna. Su internet si trova poco riguardo lo smontaggio del tutto. Ci sono un paio di video tutorial forse neanche in inglese, non ricordo, che ho guardato, che usavano dei cacciaviti, però alla fine si rovinava tutto il bordo. Quindi sto provando così. L'importante è avere pazienza e fare pian piano, perché quando si smontano queste cose di plastica, se si fa forza si rischia di rompere tutto. Ecco qua com'è fatta l'antenna di Starlink dentro. Mi ha fatto penare un'oretta, però con pazienza si è aperto. Vedete, c'è questa specie di, non so neanche se è una colla, è un qualcosa comunque fatto a caldo, credo che sia, che unisce praticamente i due pezzi. Bisogna prestare molta attenzione e non tirare forte, perché ci sono i due cavi attaccati che adesso provvederemo a scollegare. Poi mettiamo questa parte, questa con la scheda verde, che è fondamentalmente la parte di antenna, da un lato. Ripuliamo bene questa colla, magari gli mettiamo giusto uno stratino di silicone una volta ripulito, se per caso quando l'abbiamo smontata magari si è microfessurato un pochettino. E poi andiamo a smontare tutto questo che è il motore e facciamo in modo di recuperare gli stessi cavi, li sfiliamo e vediamo. Ecco qua la parte posteriore. Questo che vedete qui è la parte di cablaggio del motore, quindi che non andremo a riutilizzare e lasceremo qua in sede, mentre questa è la parte di rete e alimentazione dell'antenna. Adesso andiamo a smontare tutto questo box qua che vedete grigio. Dobbiamo sempre staccarlo da sotto. Una volta fatto, lasciamo in sede questo, togliamo questo e dobbiamo
estrarlo dalla parte posteriore, che è quella del supporto rigido di metallo. Quindi bando alle ciance e proseguiamo. Mi sa che qua non è possibile così, ma ci vuole un cacciavite o qualcosa di un po' più solido perché è ben incollato. E anche questo è smontato. Qua abbiamo il nostro cavo che vogliamo recuperare. Ecco qui. Per poterlo recuperare dobbiamo smontare il motore con queste 4 viti che ci sono qui e far fuoriuscire il motore con il perno che c'è dietro. Una volta tolto quello dobbiamo staccare il cavo da dietro, c'è un fermo che sarà un pochino duro da togliere, e poi sfilare il cavo e poi niente, andremo a riutilizzare lo stesso cavo. Ed ecco il dietro dell'antenna di Starlink. Poi comunque lo puliremo da tutti questi residui di colla, anche se probabilmente non andremo a riutilizzare questa parte. Ora rimuoviamo questo coperchietto di plastica e ora rimane da fare un'altra operazione non troppo simpatica, ovvero togliere il cavo da dentro qua. Allora va schiacciato questo, ma va premuto fortissimo questo con un cacciavite qualcosa. Questo è duro, ho guardato un pochino su internet, ho visto anche prima e vabbè, troveremo un modo di farlo. Direi che un morsetto è l'ideale. Ho ritagliato un quadrettino di legno e col morsetto vado a premere il pulsantino, poi mi aiuto con un cacciavite, pian pianino estraggo dalla parte dietro il fermo. Una volta fatto questo, ecco che il cavo di rete viene liberato e possiamo quindi sfilarlo dalla parte davanti. Ecco, abbiamo visto insieme come si può smontare la nostra antenna Starlink senza il bisogno di tagliarla. E così facendo, in caso di problemi, è possibile riassemblarla tale quale all'originale ed eventualmente spedirla per la riparazione. Questo video finisce qui, ma non finiscono i lavori sulla nostra antenna Starlink. Infatti nel prossimo vi farò vedere come riassemblarla senza i pezzi originali. Andremo ad utilizzare solamente la piastra madre che vedete qua. Stamperemo un piccolo supporto con una stampante 3D, metteremo un fondo di plexiglass e vabbè, vi farò vedere il risultato, come fare il tutto e come montarla piatta sul vostro camper o insomma dove vi pare. Ciao e alla prossima!